Mi chiamo Federica Scrimieri, questa è una masterclass sull'antiziganismo in Italia attraverso la storia del movimento Rom e Sinti per i diritti civili. Questa è una storia di emarginazione e partecipazione, di complessità e semplificazione forzata, di rieducazione obbligata e resistenza. L'antiziganismo, come forma di razzismo persistente e violenta e specifica verso le comunità rom e sinte, non è formalmente riconosciuto nella legge italiana ed è affrontato attraverso delle norme generali che costituiscono il framework legale contro il razzismo. Inoltre, le comunità rom e sinte non sono state incluse nel riconoscimento formale delle minoranze culturali e linguistiche in Italia, stabilite dalla legge numero 482 del 1999, per la presunta mancanza di territorialità, il radicamento in un territorio delimitato. Tuttavia, l'antiziganismo è riconosciuto come un tema centrale nella strategia nazionale 2021-2030 per l'inclusione delle comunità rom e sinte, implementata e approvata dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, insieme alle maggiori organizzazioni del movimento rom e sinto per i diritti civili. L'antiziganismo implica atti individuali, ma soprattutto politiche istituzionali e pratiche di emarginazione, esclusione e violenza, alimentate da stereotipi e pratiche discriminatorie consolidate storicamente. Sebbene siano disponibili informazioni statistiche piuttosto limitate, il Consiglio d'Europa sovrastima che in Italia vi siano tra i 120.000 e i 180.000 rom e sinti, che costituirebbero circa lo 0,25% della popolazione totale del paese, una delle percentuali più basse in Europa. Nonostante questo, l'Italia è caratterizzata da un altissimo tasso di antiziganismo. Secondo un rapporto del 2019 sul livello di sentimento antiziganista in 16 paesi europei, l'Italia è al primo posto con un tasso dell'83%, nonostante tutti gli altri paesi abbiano una presenza numericamente più elevata di rom e sinti. Perché l'Italia è probabilmente il paese più antiziganista d'Europa? Provando a rispondere a questa domanda, bisogna subito notare come l'antiziganismo non sia una serie di atti casuali, ma un sistema, perpetuato dall'arrivo in Italia di Rom e Sinti, passando per l'era fascista fino all'era digitale odierna. Sistema che nel contesto italiano si declina soprattutto come razzismo istituzionale. Dal 1422, anno in cui attraverso una cronaca anonima bolognese viene datato l'arrivo di un gruppo che si definisce in pellegrinaggio e proveniente dal Piccolo Egitto e che le comunità italiane rom e sinte riconoscono come anno dell'arrivo in Italia, si susseguono bandi di espulsione durante tutta l'età moderna, trasversalmente ai regni, ai ducati e principati italiani. Abbiamo documenti di bandi di espulsione dallo Stato Pontificio, dal Regno di Napoli, dal Regno di Sardegna e dai comuni autonomi dell'Italia centro-orientale. Attualmente, sebbene sia impossibile definire con certezza gli autoetnonimi, i nomi che i gruppi rom e sinti si danno, è stata codificata una differenziazione tra i gruppi definiti di antico insediamento e quelli di recente insediamento, che distingue i Sinti, che praticano mestieri itineranti e si stabiliscono nelle regioni del centro-nord Italia, che abitano ancora oggi. Gruppi di Sinti emiliani, toscani, veneti, lombardi e piemontesi. E i Rom abruzzesi e molisani, probabilmente la comunità Rom più consistente in Italia, stanziali da sempre, soprattutto in Abruzzo e in Molise e in Calabria. I Rom napoletani, presenti in tutta la Campania, e i Rom cilentani, stanziati da secoli nella provincia di Salerno. Infine i Rom della Basilicata e i Rom del Salento, all'epoca principalmente e in misura minore ancora oggi, allevatori e commercianti di cavalli.
Gli altri gruppi Rom, Calderascia e Lovara dai paesi dell'Europa dell'Est, Rom Arvati dalla Croazia, si stabiliscono in Italia dall'inizio del 1900 e in seguito alle vicende della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. I Rom Horacanè, musulmani, bosniaci e montenegrini, e i Rom serbi di religione cristiano-ortodossa arrivano a partire dalla fine degli anni 60 e una loro nuova ondata migratoria ha inizio negli anni 90 con le guerre della ex Jugoslavia e successivamente alla crisi del Kosovo. I bandi di espulsione e le politiche di controllo verso queste comunità di antico insediamento, definite zingare, con il termine dispregiativo che si è cristallizzato fino all'epoca contemporanea, proseguono dalla fine del 1400 fino a dopo l'Unità d'Italia, alla metà dell'Ottocento, quando il dizionario criminale li definisce come oziosi e vagabondi e ufficializza in qualche modo la sovrapposizione tra itineranza e criminalità. La persecuzione e l'internamento che le comunità rom e sinte subiscono durante il ventennio fascista e l'occupazione nazifascista sono il primo esempio di antiziganismo in epoca contemporanea. Taciuto per decenni e negato, solo recentemente, grazie al lavoro di storici e attivisti, la ricerca ci ha permesso di ricostruire alcune delle tappe fondamentali, a partire dalle leggi fascistissime nel 1924, quando il Ministero degli Interni emana un provvedimento per limitare l'ingresso nel paese dalle zone di confine di coloro i quali erano definiti allora zingari. Negli anni 30 il cosiddetto problema zingaro, da una questione di sicurezza pubblica, si lega alle teorie razziali. Nel 1937 si ordinano rastrellamenti e internamenti per le comunità rom e sinte nelle nazioni confinanti del paese, mentre nel 1938 la pubblicazione del Manifesto della razza e la lotta contro ogni forma di alterazione di quella che era riconosciuta come la razza italiana porta al potenziamento di provvedimenti punitivi, con la categorizzazione dei Rom basata su una presunta criminalità ereditaria e una asocialità intrinseca, a cui si aggiunge anche l'ordine di prelevare coloro che sono di nazionalità italiana. Dal 1940 comincia l'internamento sistematico. La gente viene radunata e mandata in campi come quelli di Agnone, Prignano sul Secchia e Tossicia. Questo è il Porraimus italiano, conosciuto anche come Samudari Pen, una storia a lungo trascurata dalla storiografia tradizionale. La persecuzione è anche una risposta alla considerazione di Rom e Sinti come sacca interna di resistenza, un'alternativa viva al modello fascista. L'incapacità del regime di rieducarli viene attribuita alla loro presunta asocialità intrinseca, uno stereotipo che persiste tuttora. In tempi recenti, dopo decenni di silenzio per varie motivazioni legate al dolore e alla vergogna di raccontare queste esperienze così drammatiche e alla tradizione di non parlare dei propri defunti di alcuni gruppi, sono state portate alla luce molte testimonianze della deportazione, ma anche della partecipazione attiva nelle file della resistenza partigiana di Rom e Sinti. Ne citiamo solo alcune, come quella di Amilcare Taro de Bar, partigiano sinto soprannominato Corsaro, che combatte nelle Langhe in Piemonte, dove conoscerà il futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che gli conferirà negli anni Ottanta il certificato al patriota, la più alta onorificenza per i partigiani italiani. Ricordiamo poi la storia dei martiri di Vicenza, tra cui 4 partigiani sinti giustiziati per aver sabotato un ponte strategico per la linea di rifornimento nazista. Ed Erasma Pevarello, detta Vincenzina, staffetta partigiana che racconterà molti anni dopo la sua storia e quella del marito Renato Mastini e dei martiri di Vicenza. Tuttavia, ci sono testimonianze di Rom e Sinti anche nelle file dell'esercito del Regno d'Italia, che partecipano in qualità di soldati alle campagne coloniali italiane negli anni '20. La loro esperienza, nascosta dagli stessi protagonisti, rivela tuttavia una complessa realtà di partecipazione all'interno di tutte le forze in campo.
I Rom e i Sinti, che combattono per l'Italia da entrambe le parti, al loro ritorno continuano ad essere discriminati ed esclusi in quanto zingari. Questa partecipazione attiva alla liberazione dell'Italia frantuma lo stigma della socialità e mostra una comunità che lotta per lo stesso paese che li perseguita. Il riconoscimento del genocidio e la memoria storica delle persecuzioni subite dai Rom e dai Sinti sono essenziali per dare un senso alla lotta per i diritti civili delle comunità in Italia e per combattere l'attuale antiziganismo, per il riappropriarsi di una storia e di una narrazione propria, per secoli controllata da altri. Nel secondo dopoguerra il ritorno delle comunità rom e sinte nei loro territori è un'esperienza complessa e poco documentata, in gran parte basata sulla storia orale. Dopo la guerra lo Stato è praticamente assente dalla scena. Il principale interlocutore istituzionale è la Chiesa Cattolica, la cui relazione con i Rom e i Sinti ha un impatto significativo sulle politiche future e sulla formazione di quelli che saranno i rappresentanti delle comunità. Alcune figure di religiosi svolgono un ruolo fondamentale. Essi, mentre delineano la loro pastorale in funzione assistenziale e rieducativa, contribuiscono anche alla diffusione di teorie estremamente dannose, quali l'instabilità psicologica e una certa reticenza all'adattamento dei Rom e dei Sinti come caratteristica ereditaria e culturale, e con un approccio generalizzante che ne riflette una visione come nomadi, poveri, abbandonati e bisognosi, quali non sono, o sicuramente non tutti. Negli anni '60 la mediazione della Chiesa cattolica tra le comunità e le istituzioni diventa ancora più marcata, con la fondazione di Opera Nomadi nel 1965. Questa organizzazione, che si diffonde con sedi in tutta Italia, si concentra soprattutto sulla scolarizzazione dei bambini rom e sinti e avvia di fatto la costruzione di quelli che saranno definiti i campi nomadi. Negli anni '80, infatti, su influenza di Opera Nomadi, vengono approvate delle leggi regionali che si fondano sul principio del diritto al nomadismo e si propongono soprattutto di regolamentare la sosta in un'epoca di divieti di ingresso ai nomadi, affissi in moltissimi comuni italiani. Si sovrappone dunque l'immagine stereotipata e romantica del nomade a tutte le comunità rom e sinti, ignorando come la maggior parte sia già sedentaria o sia stata sedentarizzata, e nonostante molte comunità pratichino la mobilità come strategia per lavoro, in quanto esercenti dello spettacolo viaggiante, giostrai o fornitori di servizi, vendita al dettaglio o piccolo artigianato specializzato. Questa finzione giuridica e la semplificazione del nomadismo come tradizione di tutti forniscono la base per il sistema dei campi, aree designate per i nomadi che portano di fatto nel corso dei decenni a una segregazione residenziale. Questo sistema, pur avendo l'intenzione positiva di favorire la sosta e l'accesso ai servizi pubblici di base di queste comunità, ha finito per rappresentare una forma di esclusione e di stigmatizzazione, consolidando l'immagine dei Rom e dei Sinti come gruppi pericolosi, arretrati e asociali, ostinati a non integrarsi. Sempre di Opera Nomadi è la convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, che istituisce nello stesso periodo le classi differenziali, denominate Laciodrom, Buon Viaggio in lingua romani, nate per favorire la scolarizzazione dei bambini rom e sinti, che finiscono per enfatizzare la separazione e la discriminazione. Gli ex alunni ricordano di essere stati raggruppati e separati dai compagni della loro età senza imparare nulla, con programmi didattici scarni volti ad una rieducazione culturale piuttosto che all'apprendimento. Il presupposto di fondo era che le loro famiglie non fossero in grado di socializzare adeguatamente e dunque di occuparsi dell'educazione dei bambini. Si trattava di una rieducazione davvero drammaticamente simile a quella delle teorie fasciste, per le quali erano nati i campi di internamento, ma sotto una nuova veste.
L'analisi delle politiche dagli anni 60 agli anni 80 mostra di fatto come le ideologie razziste e i pregiudizi abbiano influenzato profondamente il modo in cui le istituzioni italiane si sono relazionate con le comunità rom e sinte, anche in tempi recenti. Nonostante le buone intenzioni di alcuni operatori e la fase estremamente sperimentale e pionieristica, per cui questi errori potrebbero essere anche giustificabili in qualche modo, sta di fatto che gli esiti prodotti abbiano influito moltissimo sulle storie delle comunità in Italia. Nel periodo successivo, più o meno dal 1990 al 2008, ondate di politiche estremamente discriminatorie si sviluppano anche in concomitanza con l'arrivo di Rom provenienti dalla ex Jugoslavia in dissoluzione. Questi gruppi ottengono riconoscimento legale come profughi, ma ciò porta a un incremento del sistema dei campi e a politiche di accoglienza che si rivelano insufficienti e basate su principi completamente errati, che portano per esempio a confinare in campi e roulotte comunità rumene o bosniache o serbe che avevano sempre vissuto in città e appartamenti. Le politiche regionali si moltiplicano, aggravando le tensioni tra la maggioranza e queste comunità. Il business sul sistema dei campi cresce in maniera esponenziale. Le ricerche sulle statistiche di questi anni mostrano un numero sproporzionato rispetto alla loro percentuale nella popolazione di minori rom e sinti dati in adozione, che avvalora sicuramente la tesi di come le istituzioni sostengano di fatto l'incapacità educativa delle famiglie rom e sinte. Ulteriori ricerche, sempre svolte in questo lasso di tempo, indagano lo stereotipo radicatissimo della zingara che rapisce i bambini, evidenziando di contro la quasi inesistenza di denunce che abbiano dato luogo a procedere e siano sfociate in processi o condanne per rapimenti attribuiti a Rom, evidenziando come la narrazione sociale sia spesso distorta. Gli anni 2000 si aprono con lo scandalo di Campland, il rapporto europeo che denuncia la segregazione dei Rom e dei Sinti nei campi, dove le famiglie vivono in condizioni di grandissimo disagio e discriminazione e segregazione abitativa. Un episodio di violenza nel 2007, quando una donna viene aggredita e uccisa vicino a un campo, scatena una reazione violenta e attacchi e roghi ai campi Rom in tutta Italia. Questo porta alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo e a una serie di sgomberi, ma soprattutto alla legittimazione di schedature che comprendono il censimento su base etnica e la raccolta di impronte digitali anche a minori, rafforzando le misure di controllo sui Rom e sui Sinti in tutti i sensi. Nel 2011 il Consiglio di Stato annulla la dichiarazione di stato di emergenza, giudicandola illegittima, mentre si avvia in quegli stessi anni la stesura e l'implementazione della prima strategia nazionale per l'inclusione dei Rom e dei Sinti. Nonostante ciò, la demonizzazione cresce con l'aumentata visibilità delle loro condizioni di separazione sociale, accentuata dalle nuove migrazioni. L'attenzione delle istituzioni europee e il fiorire di iniziative rivolte ai Rom non sono sufficienti a migliorare realmente le loro condizioni. I dati più recenti dell'anno scorso mostrerebbero un lieve miglioramento nella scolarizzazione e nel superamento dei campi, oggi definiti insediamenti monoetnici. Tuttavia l'antiziganismo è presente nella legislazione, nella burocrazia e nel discorso politico, manifestandosi in modi diversi nel tempo. Le leggi regionali per Rom e Sinti mostrano in maniera lampante le evoluzioni di queste politiche. La legge regionale numero 11 del 2015 dell'Emilia-Romagna, che mira a garantire il diritto all'abitare, individua come soluzione abitativa innovativa, scaturita dal dibattito con le organizzazioni sinte del territorio, la microarea familiare, un'area residenziale che rispetterebbe la tradizione sinta di vivere insieme alla propria rete familiare.
Tuttavia, nella attuazione della legge, la delibera di giunta regionale l'anno dopo tradisce completamente questa negoziazione molto decantata e trasforma le microaree familiari in una soluzione temporanea e transitoria verso l'entrata in appartamento, rivelando pregiudizi profondi nell'approccio all'abitare delle comunità. I politici, dal canto loro, alimentano discorsi d'odio, sostenendo spesso come i Rom e i Sinti abbiano il furto nel sangue, o incitando le istituzioni a separare i bambini Rom e Sinti dalle famiglie. Questo contribuisce a una narrazione che oppone italiani e Rom, promuovendo una visione di superiorità, nonostante la stragrande maggioranza di Rom e Sinti siano italiani da generazioni e generazioni. L'antiziganismo è anche evidente nei media, che giocano un ruolo cruciale nel plasmare l'opinione pubblica. Le notizie sui Rom e i Sinti spesso enfatizzano l'appartenenza etnica, criminalizzando intere comunità per le azioni di pochi. Le rappresentazioni nei media sono stereotipate, presentando il rom criminale o il rom romantico, ma escludendo completamente storie positive, di eccellenza o anche di vita normale della classe media rom e sinta, che costituisce la stragrande maggioranza delle comunità. La gestione dell'odio online è altrettanto problematica, con piattaforme che non permettono di denunciare esplicitamente l'antiziganismo. Gli algoritmi amplificano contenuti controversi che coinvolgono le comunità rom e sinte, spesso vittime di accuse di ogni tipo. Recentemente, giovani donne in particolare vengono seguite da videocamere e accusate pubblicamente di furto e di borseggio nelle metropolitane, subendo violenze verbali e fisiche e con un'indifferenza totale delle istituzioni rispetto alla ricerca di una verità giudiziaria sul reato che viene loro attribuito, rispetto alla loro immagine e alla loro privacy. Questo accade in un paese che garantisce la presunzione di innocenza e la privacy a chi ha commesso crimini ben più gravi. In Italia i Rom e i Sinti vivono in uno stato definito di cittadinanza imperfetta, cercando invisibilità per evitare discriminazioni e umiliazioni, non essendo mai considerati cittadini completi. Queste comunità hanno risposto nel tempo all'antiziganismo della società maggioritaria. Lo studio delle risposte delle comunità a questi atti ci permette di comprendere appieno le dinamiche di negoziazione e di partecipazione costante e tutti gli stereotipi perdono di senso se si approfondiscono queste risposte. Una riflessione critica da parte delle comunità inizia già alla fine degli anni '80 rispetto al coinvolgimento attivo degli stessi Rom e Sinti nelle decisioni che li riguardano. Nel 1990 viene fondata l'associazione Tem Roma No, che unendo arte, musica in particolare e attivismo promuove la cultura romani in Italia e a livello internazionale ancora oggi. Inizialmente attraverso la modalità definita del seminario concerto, un concerto che si trasforma in un racconto di storie e di divulgazione sulla ricchezza della lingua e della cultura romani. In seguito istituendo il premio Amico Rom, che tutt'oggi seleziona e dà risalto alle eccellenze romani sul territorio e anche fuori dall'Italia. Con il passare degli anni '90, alcuni membri di Opera Nomadi decidono di rendersi autonomi dalla gerarchia stringente non rom e non sinta dell'organizzazione, segnando l'inizio della dissoluzione del vecchio assetto. Emergono diverse associazioni e le figure di diversi leader, potremmo dire, nel senso letterale del termine, guide delle proprie comunità, che confluiscono nella creazione della Federazione Rom e Sinti Insieme nel 2009, con l'obiettivo di ottenere una maggiore partecipazione politica e il riconoscimento come minoranza linguistica.
Questi sforzi vengono accompagnati da eventi nazionali legati soprattutto al ricordo e alla commemorazione del genocidio, per cui comincia a crescere una certa volontà di approfondimento da parte delle istituzioni nazionali, su spinta di quelle europee e dell'Accademia italiana, e anche di legami con il movimento internazionale, testimoniato dal Congresso mondiale dell'IRU, Unione Internazionale Romani, la più importante organizzazione politica rom nel mondo, che ha ospitato a Lanciano nel 2004 da Tembro Manò. Assistiamo dunque alla nascita del movimento rom estinto per i diritti civili, a cui partecipano molte altre famiglie e organizzazioni distribuite su tutto il territorio. Negli anni successivi il movimento risponde ad atti di antiziganismo attraverso battaglie legali estremamente significative, con il supporto di ASGI, Associazione di Giuristi Italiani. Tra tutte ricordiamo quella dell'associazione Socard Rom, che attraverso una lunga battaglia legale ottiene la condanna dell'allora sindaco di Verona, Flavio Tosi, per una campagna elettorale diffamatoria e discriminatoria verso la comunità assinta di Verona, creando un importante precedente giuridico. Ho anche l'esperienza dell'Associazione 21 Luglio, creata nel 2010, che si concentra soprattutto sulle problematiche di marginalità abitativa attraverso costante ricerca e monitoraggio della situazione dei campi, che ottiene la condanna delle schedature avvenute durante il piano emergenza nomadi. All'inizio della metà degli anni 10 del 2000, il movimento cambia ancora volto, si stacca in qualche modo da queste figure storiche e associative, coinvolgendo giovani rom e sinti italiani con origini diverse, con un ruolo di mediatori diretti tra le comunità e le istituzioni, che intraprendono un'esperienza di partecipazione politica dal basso con la formazione del movimento Chetane. Questo movimento ha dovuto affrontare le sfide di un rinnovamento generazionale, adottando nuovi modi di comunicazione e azione civica. Una ulteriore esperienza importante è quella delle comunità rom calabresi, tra le quali sorge l'associazione Lavro Manò, che promuove la promulgazione della legge regionale numero 41 del 2019, che riporta a livello regionale il riconoscimento dei rom come minoranza linguistica e culturale e il riconoscimento del genocidio rom. I sostenitori della legge vedono infatti in essa un passo fondamentale per il riconoscimento a livello nazionale e per stimolare altre regioni a seguire l'esempio. Il movimento è in continua evoluzione e meriterebbe una ricerca accademico-scientifica approfondita. L'ultima fase coincide con la creazione nel 2017 della piattaforma nazionale e del forum Rom e Sinti, che riunisce moltissime associazioni che lavorano alla strategia nazionale 2021-2030. Oggi si concentra su diverse rivendicazioni, tra cui il diritto all'abitare, che implica la lotta contro i campi nomadi e la richiesta di politiche abitative inclusive, il diritto all'istruzione, con l'obiettivo di abbattere il tasso di abbandono scolastico e promuovere la mediazione culturale. C'è inoltre un focus sul riconoscimento della minoranza etnico-linguistica romani. Infine il movimento lotta per il riconoscimento del genocidio di Rom e Sinti in Italia. Queste problematiche sono state discusse talvolta separatamente in eventi pubblici, evidenziando le tensioni e le differenze di priorità all'interno del movimento, che per alcuni è la lotta contro la marginalità abitativa e l'esclusione sociale, e per altri invece la promozione della cultura e della lingua romani e il riconoscimento come minoranza. Istanze più recenti in Italia includono la lotta contro l'appropriazione culturale e il sostegno al coming out etnico, dunque il dire apertamente di essere rom o sinti, tematiche di intersezionalità, in particolare rispetto al ruolo delle donne e all'appartenenza alla comunità LGBTQ+. Emerge inoltre un'aspra critica al meccanismo della progettazione tramite bandi, che ha incrementato la competizione tra le organizzazioni e ha trasformato l'attivismo in un settore economico, impedendo alle organizzazioni di concentrarsi sui problemi reali del territorio e rendendole dipendenti dai finanziamenti nazionali o europei.
Sicuramente le nuove generazioni sono le più critiche rispetto all'assetto associativo più tradizionale e molti si concentrano invece su forme nuove di rivendicazione attraverso l'arte e la divulgazione sulle maggiori piattaforme social. Quello che viene definito come artivismo, un fenomeno che unisce arte e attivismo, assume nel contesto italiano un'importanza sempre maggiore. Artisti rom e sinti utilizzano linguaggi creativi per affrontare l'antiziganismo e riappropriarsi della narrazione storica in quanto comunità. Gli attivisti cercano di combattere le narrazioni dominanti che li vorrebbero invisibili o tutti criminali e contribuiscono a ridurre gli stereotipi. Tra le forme d'arte impiegate, la musica è una delle più significative, con gruppi che sperimentano e reinterpretano la tradizione musicale romani. Tra tutti citiamo la figura di Gennaro Spinelli, un anello di congiunzione tra l'attivismo classico associativo, e oggi infatti presidente di UCRI, l'Unione delle Comunità Romanessi Italiane, l'artivismo con il suo lavoro di musicista e il nuovo attivismo improntato alla divulgazione attraverso i social e a modalità di ipervisibilità. L'obiettivo è affermarsi come parte integrante della cultura italiana contemporanea, ad esempio portando la musica tradizionale romani nei luoghi storici della musica in Italia, come il Teatro alla Scala. La letteratura rappresenta un'altra importante area di espressione, con scrittrici come Morena Pedreali e Rani che riescono a trasmettere la storia e l'esperienza della comunità rom e sinti attraverso le loro parole. Le arti performative e visive permettono ulteriori modalità di espressione, con artisti come Luna De Rosa e Ivana Nikolic che utilizzano la prima l'arte figurativa e la performance, la seconda è il teatro sociale, la danza, i social network e il podcasting, per riflettere sull'antiziganismo, ma anche sulla storia dei protagonisti delle comunità italiane. Anche la moda è un campo in cui si esprime l'artivismo, con stilisti come Noel Maggini e Saracetti, che sfidano gli stereotipi attraverso il design delle loro creazioni. Infine la figura di Rashid Nikolic, artista del teatro di marionette, ma anche esponente della stand-up comedy definita dello humor etnico, che rappresenta l'unione tra provocazione aperta, intrattenimento e denuncia dei pregiudizi sociali. Nonostante la vitalità dell'attivismo rom e sinti, che si adopera per combattere l'antiziganismo e promuovere una narrazione complessa delle proprie identità, esso deve affrontare sfide estremamente complesse, come la mancanza di reti consolidate, di fondi e il rischio di essere confinato a un'etichetta strettamente etnica, e anche le accuse di protagonismo di alcuni esponenti della vecchia generazione. Il futuro del movimento sembra guadagnare nuova energia grazie all'uso strategico dei social media, che consentono una maggiore visibilità e riconoscimento delle sue istanze. Mentre le associazioni storiche sembrano fare più fatica e alcuni dichiarano morto il movimento, a nostro avviso è più vivo che mai, in conflitto e in divenire, grazie anche a questi attivisti che stanno trasformando la loro comunità da oggetto di narrazione a soggetto narrante, richiedendo giustizia e complessità nella rappresentazione delle loro esperienze e del loro diritto ad esistere.